Buongiorno ragazzi, anche quest'anno vi do il benvenuto sul canale Slot Car Tech. Buon 2026 e vedrete che questo sarà un anno pieno di emozioni, perché a parte le novità di inizio anno che adesso andremo un po' a vedere, spulciare, e vedrete che ce ne sono alcune veramente molto interessanti, direi che sia anche il caso di fare un po' il punto della situazione per quel che riguarda il mondo race, ovvero il mondo che strizza l'occhio alle competizioni, perché in questo 2026 nascono alcuni campionati nuovi, altri si ripropongono visto l'enorme successo avuto già nel 2025, per cui ce ne sarà per tutti i gusti. Ci sarà spazio per chi ama la pista e ci sarà chiaramente anche molto spazio per chi ama il rally, e direi di partire proprio da questa specialità, una specialità un po' di nicchia che però vede pian pianino crescere i propri numeri. Bene, RSC, che è il campionato di riferimento per la specialità, ovvero il campionato italiano di riferimento, vedrà per questo nuovo anno qualche piccolo cambiamento. Innanzitutto quello più importante è che sparisce la 2VD, ovvero la 2 ruote motrici. La categoria che forse era quella più vicina alla scatola verrà sostituita dalla monocategoria, o meglio monoproduttore RevoSlot. Si correrà con le gruppo 2 e queste vetture saranno il più simile possibile alle vetture da scatola, e questa quindi una categoria entry level, ma soprattutto ci piace il fatto che sia stato scelto un produttore italiano per far apprezzare anche questa disciplina. E poi sparisce la VRC Plus, o meglio VRC e VRC Plus si fondono assieme a formare un'unica grande categoria. Ormai le vetture, grazie anche all'utilizzo dei telai 3D, ma soprattutto anche perché i produttori creano sempre più vetture performanti, hanno raggiunto un livello tale per cui non c'è più la necessità di dover suddividere queste due tipologie di vetture, per cui la 208 nelle versioni R5 o RX, quindi quella da rallycross, potranno correre tranquillamente insieme a tutte le altre vetture che hanno corso lo scorso anno nella categoria VRC Plus. Pochi invece i cambiamenti per la categoria Legend e la categoria 4VD. Diciamo che in entrambi i casi sono state solo aggiunte alcune vetture per stare al passo con la produzione dei vari marchi, per cui vedremo al via anche qualche vettura nuova. E poi nella 4VD ci sarà anche l'ingresso della Peugeot 208, ma questa volta con il motore in linea. Quindi questa vettura potrà correre sia nella categoria VRC con le solite indicazioni, mentre per la categoria 4VD il motore dovrà essere posizionato, così come per tutte le altre vetture, solo ed esclusivamente in linea. E poi chiaramente cambierà anche la tipologia del motore utilizzato. I regolamenti sono comunque ancora in fase di definizione, ma sono praticamente pronti al 90%, per cui se volete iniziare a dare un'occhiata e anche a vedere quali saranno le date delle varie gare del campionato, il sito di riferimento è come sempre www.rallyslotchallenge.it. Mi raccomando, andate a dargli un'occhiata, se non ve lo siete appuntati ve lo lascio comunque nella descrizione di questo video. Dopo il grande successo avvenuto già nel 2025, Thunderslot bissa il suo campionato anche per il 2026. Una formula sicuramente molto valida, suddivisa nelle gare di club, poi in girone in varie parti d'Italia ed infine una finale nazionale da corrersi tutti insieme. I migliori piloti si sfideranno infatti anche quest'anno per la conquista del titolo Thunderslot. Le vetture da utilizzare sono le super performanti Thunderslot. Il regolamento non dovrebbe subire variazioni, per cui ragazzi iniziate ad acquistare la vostra Thunderslot, preparatela al meglio per essere così subito veloci alla prima gara. Anche in questo caso le date sono in corso di definizione, il calendario è praticamente pronto e magari già in un prossimo video andremo a scoprire quali saranno i club che ospiteranno le varie gare. Qualcos'altro bolle in pentola, stiamo parlando di Slot It. Non abbiamo ancora notizie ufficiali, attendiamo una comunicazione da parte dell'azienda italiana perché sta per nascere anche grazie a loro un nuovo campionato LMP. Non voglio ancora svelarvi nulla, sappiate che la formula di gara sarà davvero entusiasmante e ne parleremo sicuramente in uno dei prossimi video, per cui mi raccomando, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale in modo da non perdere tutti gli aggiornamenti relativi alla stagione 2026. Notizie quasi certe anche per il bis della Coppa Italia, una gara un po'
po' sui generis, un po' particolare, una gara a sé stante, non prevede infatti nessuna tappa di campionato, ma una 2 giorni che accontenta davvero tutti. Insomma, vedete, c'è veramente molto fermento, perché il mondo slot in Italia sembra aver trovato una nuova giovinezza, e questo grazie soprattutto agli appassionati che sempre di più si mettono in gioco e vogliono condividere la loro passione con altri slot club. Staremo a vedere infatti nel corso della stagione quali saranno le evoluzioni, ma sono sicuro che ne vedremo veramente delle belle. Io come sempre cercherò di fare quanti più recap possibili, mi vedrete in diversi campionati e poi spero di riqualificarmi per le varie finali. È arrivato però il momento di voltare pagina, lasciamo perdere le news relative alle gare e dedichiamoci invece a quelle che sono le novità dei produttori per questo inizio gennaio 2026. Direi di iniziare subito con Polycar, perché questa volta il marchio italiano ha deciso di fare molto felici tutti coloro che amano la parte fai da te di questo meraviglioso mondo. Sul sito ufficiale del marchio infatti sono disponibili file STL delle curve della pista complete di bordi interni ed esterni pronti per essere stampate a casa mediante una classica stampante 3D. Polycar non ha chiaramente intenzione di fermarsi qui, la pit lane è già in lavorazione, mentre i quarti e metà rettilineo mancano ancora dei cordoli corrispondenti. Questo dimostra una visione a lungo termine costruita passo dopo passo con serietà e rispetto per gli utenti. Ricordiamo poi che ogni file è dotato di una licenza specifica che è necessario leggere attentamente prima di utilizzarlo, un passo logico quando si intraprende un cammino di questo tipo. Rimanendo in casa Slot It, di cui fa parte anche il marchio Polycar appena citato, poniamo l'attenzione su Hypercar e LMP. Le nuove regole pongono sempre nuove condizioni alle vetture, anche se queste sono già decisamente performanti. Le gare e i campionati in ambito slot car, come quelli reali, sono in continua evoluzione e a volte sono i regolamenti a rimescolare le carte in tavola. Alcuni campionati hanno recentemente modificato i propri regolamenti, rendendo diversi modelli Slot It incompatibili. Slot It ha subito affrontato il problema, rendendo disponibile per tutti i piloti che lo desiderano un kit stampato in 3D sviluppato per Oreca e Acura, che permette il montaggio di un motore a cassa lunga senza che questo debba per forza essere di tipo flat. Questo kit permette dunque una facile sostituzione della parte posteriore della vettura in ogni kit bianco, già disponibile sul mercato a partire dai prossimi giorni del 2026. Slot Car Technology rilancia il suo leggendario banco di prova, l'E-Bench V2. Un ritorno che molti avevano perso la speranza di vedere, visto che questo banco di prova si è affermato come punto di riferimento fin dalla sua prima versione. Progettato come nuova release del Bench V1, il Bench V2 presenta numerosi miglioramenti. Si tratta di un banco di prova, diagnosi e rodaggio per tutte le vetture, sia in scala 1.32 che 1.24, progettato per supportare gli appassionati nel processo di messa a punto della propria macchina. La sua tecnologia di misurazione della velocità del motore senza sensori, basata su un algoritmo proprietario, vanta una notevole precisione dello 0,1%. Il Bench V2 consente anche controlli meccanici essenziali, come ad esempio la planarità del telaio o la misurazione della distanza tra gli assali. Alimentato da una batteria LiPo integrata e facilmente accessibile e dotato di un caricabatterie esterno. Il sistema è completato da un'app dedicata disponibile sia per Android che iOS, che funge da interfaccia per la visualizzazione in tempo reale dei dati del motore. BRM continua la produzione di vetture in scala 1.24, davvero entusiasmanti, provenienti direttamente dall'epoca d'oro del gruppo C. L'azienda italiana ha scelto di rendere omaggio alla leggendaria Porsche 962C, un'auto che ha dominato le piste e conquistato i cuori di molti appassionati. Vedremo quindi presto la Porsche 962 CK Team Repsol Barn Motorsport Jägermeister numero 16, una livrea iconica che ha segnato la fine degli anni 80. La Porsche 962 numero 8 del team Just Racing GmbH, vista alla 1000 km di Fuji del 1989, accompagnata dalla Porsche 962C Team Just Racing GmbH numero 9, anch'essa presente alla gara di Fuji nello stesso anno. BRM ha accuratamente equipaggiato queste auto da corsa con un telaio in alluminio di nuova generazione, oltre ad aver avuto cura anche dei dettagli di tutta la carrozzeria e montato un abitacolo in Lexan garantendo per questi modelli bellezza e pura velocità in pista. Al momento sono ancora solo disponibili in preordine, che dovrebbero aprire a breve.
Da Avan Slot due vetture decisamente originali. Parliamo infatti delle Honda NSX Rance Signature, una serie di slot car progettata per gli appassionati dagli appassionati. Con questa gamma altamente distintiva, Avan Slot si discosta dal mercato tradizionale offrendo modelli di carattere autentico, prodotti in quantità molto limitate, rendendoli dei veri e propri tesori per tutti i collezionisti. Realizzati come sempre in scala 1,32, sono in resina di alta qualità con un livello di dettaglio sbalorditivo, carrozzeria finemente riprodotta, finiture meticolose e verniciatura impeccabile. Ma non è tutto, sono infatti pronte anche per l'uso in pista, coniugando così estetica e prestazioni. Sempre da Avan Slot una vera novità per il 2026, ovvero la produzione in ambito realistico di due Citroen Xara. Al momento non sappiamo nulla di più, se non che saranno prodotte nel corso di quest'anno dalla casa spagnola. Non ci rimane quindi che restare in attesa dei prossimi sviluppi. Scale Auto ha da poco annunciato l'ampliamento della sua gamma di vetture GT con l'arrivo della Honda NSX GT3, che si è già fatto un nome nelle competizioni reali e promette di essere altrettanto formidabile sulle nostre piste per slot car. Lancio annunciato per la fine dicembre 2025, questa Honda NSX GT3 numero 86, che ha gareggiato nella 24 ore di Daytona del 2020, è ora disponibile nella sua versione R, sempre in scala 1,32. Silhouette slanciata, una forte presenza visiva con i colori sgargianti e quel qualcosa in più che trasforma un'auto in una vera arma da pista. La Scale Auto Honda NSX GT3 è una di quelle slot car che ispira fiducia fin dai primi giri, sia nelle gare di club che nelle competizioni amichevoli. Allora ragazzi, avete visto che tutto si sta muovendo nel migliore dei modi per confezionare una stagione al top. Io come sempre rinnovo a tutti, soprattutto a chi non l'ho ancora fatto, l'iscrizione al canale per non perdere tutti i video, per dare una mano a far aumentare questa splendida community dove andiamo a scambiarci un po' le idee, dove andiamo a vedere e a sviscerare il mondo dello slot. Ragazzi, come sempre i commenti sono a vostra disposizione, per cui se volete dire la vostra, mi raccomando, fatelo, e io vi do appuntamento sempre qui su Slot Car Tech per il prossimo video.